modo di vedere il calcio, un modo diverso rispetto ad altri. Io credo di aver giocato forse con i migliori. Ogni sacrificio non era un sacrificio, ma era una cosa bella da condividere tutti insieme. C'è il rammarico di aver vinto forse un po' troppo poco. Sono cresciuto, sono diventato uomo. Sinceramente avrei voluto continuare a farne altre di anni, però penso di aver passato 10 anni forse più belli. Andrea, torni a vestire il rossonero dall'alto delle tue 401 presenze, 10 anni di carriera, 9 titoli. Che effetto fa ogni volta che si reindossa questi colori, questa maglia? Ha fatto parte della mia vita, della mia carriera, un pezzo di storia di tutto il mio percorso. L'ultima volta è stato a Liverpool, sempre per un'altra partita di Legend, però è sempre bellissimo anche perché ci ritroviamo con ex compagni, amici e quindi è sempre molto emozionante. Ad Anfield avevi fatto gol su punizione, uno dei fondamentali che ti ha reso più celebre ed è anche nella memoria dei tifosi rossoneri. È forse lì che si è creata anche questa icona di maestro, di stile. Penso sia un po' il mio modo di giocare, è stato un modo di vedere il calcio, magari in modo diverso rispetto ad altri, perché l'ho interpretato in un ruolo magari in quel periodo che magari mi ha visto in un altro modo. Io ho cercato di renderlo mio con le mie caratteristiche, però poi il calcio di punizione è stato qualcosa in più. Hai vinto tutto con la maglia del Milan, però hai sempre detto che il trofeo, diciamo, più importante che è stato quello di Manchester. Sì, perché era il primo, era comunque la mia prima Champions League, per tanti era la nostra prima Champions League. Essere arrivati a giocarla, arrivare da un percorso lungo, passando dai preliminari fino alla finale, giocando una semifinale con l'Inter, una finale con la Juve, penso sia stato il culmine di un'annata straordinaria. Mi ricordo ancora l'emozione di arrivare all'Old Trafford con tutti i tifosi, i cavalli, quindi penso sia stata la partita più emozionante, soprattutto in quel periodo, perché eravamo proprio agli inizi di quegli anni d'oro. C'è un ricordo in particolare che ti viene in mente, una partita, un gol o anche un allenamento? Mi viene in mente come siamo stati bene in quei 10 anni, veramente eravamo una famiglia, perché era proprio un piacere trovarsi tutti i giorni, andare al campo, stare insieme, non ci pesava niente, quindi quello forse è la forza che abbiamo avuto a stare tanti anni sempre più o meno con gli stessi giocatori, è perché veramente abbiamo creato qualcosa di speciale tra di noi e quindi ogni sacrificio non era un sacrificio, ma era una cosa bella da condividere tutti insieme. Quel Pirlo, Gattuso, Seedorf, Ambrosini che ruotavano per 3 posti lì nel mezzo, è uno dei centrocampo più importanti comunque non solo del Milan ma anche di quel momento del calcio. Ma sì, credo di sì, anche perché non è che è stato un anno o due, l'abbiamo mantenuto per tanti anni, quindi il livello vuol dire che è sempre stato alto. Abbiamo iniziato giovani e abbiamo finito che non eravamo neanche troppo vecchi, quindi è stato un arco temporale lungo e ricco di grandi soddisfazioni, con dei grandi campioni al mio fianco. Hai vinto tanto con il Milan, ma considerando anche i nomi, tanti compagni di squadra, campioni incredibili che sono stati in quelle epoche, forse si poteva fare qualcosina di più? Sì, forse qualche campionato in più avremmo potuto vincerlo. Abbiamo perso comunque un'altra Champions League, avremmo potuto vincerne altre. Sì, alla fine se guardiamo quello che abbiamo vinto c'è il rammarico di aver vinto forse un po' troppo poco su quello che avremmo potuto vincere, però
non bisogna soffermarci su queste cose perché alla fine abbiamo vinto tanto e non è da tutti vincere così tanti trofei. Adesso si dice che si gioca tanto, che si giocano tante partite. Tu proprio nella stagione 2006-2007, quella famosa della rivincita, avevi fatto 52 partite, erano già tante. Sì, erano tante, però quando comunque giochi non ti pesano, anche perché vorresti sempre giocare, che magari quella volta che l'allenatore ti dice magari ti faccio riposare, non hai voglia, vuoi sempre giocare, finché hai l'opportunità e stai bene non ti pesa niente. Poi adesso magari qualche partita più in c'è, magari mettendo qualche competizione in più durante la stagione, però non penso sia un problema. Certo, qualche infortunio più ci sarà sempre, però fa parte del gioco. So che quella partita lì non ti è proprio andata giù, hai sempre detto di non averla rivista, non so se nel frattempo... No. Ok, continui a non averla rivista. Il sapore però di quella rivincita col passare del tempo è diventato un po' più dolce o... Sì, è diventato un po' più dolce, anche perché vuol dire che da lassù qualcuno ha guardato giù e ci ha dato la possibilità di avere questa rivincita, anche perché penso che quella partita del 2005 sia stata una delle più belle forse giocate da noi come squadra, e anche forse come finale di Champions League da parte di una squadra di club, quindi c'era il rammarico perché avevamo fatto veramente una grandissima gara e vedersela perdere così è stato veramente drammatico. Poi c'è stata la rivincita e un po' di cose sono tornate dalla nostra parte. Da allenatore poi di fatto la tua prima partita in Turchia l'hai giocata in casa, però in quello stadio lì. La prima partita l'ho persa, quindi non è stato un bel ricordo. Ho rivisto un po' di posti dove comunque, soprattutto negli spogliatoi dove avevamo passato tanto tempo dopo la partita, sono andato a rivedermi da una parte e dall'altra perché sembravano diversi, invece erano sempre gli stessi. Poi ho fatto tutto l'anno lì e man mano che passavano le partite è andata via anche un po' l'emozione. Quei 10 anni di carriera nella tua mente oggi, che peso hanno nella tua storia personale, anche di uomo, di crescita? Sono cresciuto lì, sono diventato uomo, sinceramente avrei voluto continuare a farne altre di anni, però non è stato possibile, ho fatto un altro percorso, un'altra scelta. Però penso di aver passato 10 anni forse più belli, perché comunque sono cresciuto con degli amici che tuttora frequento, ci sentiamo, ci vediamo, passiamo vacanze insieme, e quindi quello forse è la cosa che mi ha lasciato di più dopo 10 anni di Milan, l'amicizia che c'è rimasta nonostante gli anni siano passati. Ti dà un po' fastidio quello che è il percepito di oggi, di quell'addio? Sì, mi dà fastidio perché forse non è stato capito da tanti, forse pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così. Come tanti sanno, anche i miei compagni, io avrei continuato a giocare, solo poi non c'erano le condizioni per poterlo fare. Sono state prese delle strade diverse. Quando ho salutato i miei compagni che dicevo che comunque avrei lasciato il Milan, forse è stato uno dei momenti più dolorosi, più tristi. In quel momento veramente c'è stata molta tristezza, però d'altronde prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così. C'è qualcuno del Milan di oggi o comunque del recente passato con cui ti sarebbe piaciuto giocare con la maglia rossonera? Sì, sono passati tanti campioni, ci sono tuttora tanti bravi giocatori, ma io credo di aver giocato forse con i migliori del mio periodo, quindi adesso lascio agli altri la possibilità di farlo nel Milan. Il piede è sempre caldo? Ma sì, no,
quello è rimasto un po' la condizione che non è al meglio, perché d'altronde non allenandoti più fai più fatica, però sarà sempre un piacere scendere in campo, tanti ricordi, tante bellissime esperienze con i miei compagni, quindi è sempre veramente una bella cosa. Quello non c'è da correre, il piede rimane per fortuna, però dai, è stata una bella partita, ci siamo divertiti, l'importante era quello.